Bentornati a Football Benchmark. Oggi è una puntata speciale perché oggi presenteremo il Valuation Report di KPMG, ovvero lo studio che è stato fatto su tutte le società europee. Allora, per farlo nella maniera più approfondita possibile, naturalmente con noi c'è Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Luca. Ciao Andrea, e c'è anche Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, che ci aiuterà ancora di più a entrare nelle pieghe di questo studio molto importante che avete fatto, che è il vostro riassunto del lavoro di un anno fondamentalmente, Andrea, no? Sì, diciamo che ogni anno... È il riassunto delle società dell'anno, non il vostro lavoro. Sì, ogni anno noi guardiamo praticamente ai valori delle società di più alto valore in Europa. Abbiamo analizzato 39 società che praticamente mostrano una redditività di un certo livello, fatturati di certo livello, e di conseguenza determiniamo le 32 di più alto valore. Allora, qui nella grafica che abbiamo visto comparire dietro di te abbiamo voluto scrivere i parametri con i quali voi avete iniziato questo tipo di ricerca. La metodologia di questa ricerca si basa su questi 5 cardini, potremmo dire. Sì, il nostro metodo è il metodo del multiplo del fatturato, però teniamo presente determinati aspetti che appunto sono menzionati nella grafica, che sono la redditività, quindi quanto una squadra è capace di generare più profitti, la popolarità, che in un certo senso misura anche la forza del marchio di una squadra, e noi utilizziamo i social come indicatore delle performance della popolarità di una squadra. Poi chiaramente c'entra il potenziale sportivo. Certo. Il potenziale sportivo viene misurato dal valore della rosa. Bisogna poi guardare anche al valore e all'importanza di un mercato, e l'importanza di un mercato viene misurato guardando la dimensione dei diritti televisivi, e da ultimo guardiamo se una squadra possiede o meno lo stadio, perché lo stadio viene considerato come una fonte molto importante di reddito. Tendo anche a sottolineare un aspetto fondamentale della nostra ricerca: noi non prendiamo i risultati della stagione sportiva che si è appena concluso, certo, in quanto non abbiamo i bilanci di questa stagione. Rimanendo nell'ambito generale dei dati che avete raccolto, poi lasciamo un po' di suspense per le varie classifiche, sia quella europea che quella italiana, ma ci sono delle novità. L'evoluzione delle top 32 squadre, Andrea, è un'evoluzione in crescita, cioè c'è sempre un segno più rispetto ai valori generati dalle top 32 d'Europa. Assolutamente, se guardiamo la crescita nei 2 anni è stata del 23%. Per darti un termine di paragone, le 50 società europee più grandi sul mercato azionario sono cresciute del 5%, quindi l'industria del calcio sta crescendo molto più rapidamente, nonostante la crescita degli stipendi e i trasferimenti, il costo del trasferimento dei calciatori sia aumentato in un certo senso a dismisura rispetto a 2, 3, 5 anni fa. Gianni, questo a livello macroeconomico che cosa significa? Ma questo intanto è la conseguenza, come fa notare il rapporto di KPMG, che il financial fair play della UEFA, che molti tifosi anche soffrono, contestano quando arrivano le sanzioni, però ha dato un contributo, perché molte squadre, soprattutto medio-piccole, hanno migliorato i conti. Poi le grandi squadre, significa che il calcio continua ad essere un'industria attrattiva per gli investimenti. Infatti una delle ragioni che spiega l'incremento di valore, e nell'incremento di valore poi possiamo cominciare a entrare, certo, c'è soprattutto nelle prime 10 ci sono soprattutto le squadre inglesi, ce ne sono 6 su 10, se non ricordo male, sì, 9 nelle prime 20, è generato dall'elevato livello dei diritti televisivi che la Premier League diciamo, paga, più del triplo. Allora facciamo così, capovolgiamo lo schema, mandiamo la grafica riguardante appunto la geografia delle squadre, ad Andrea poi chiederemo dopo, perché ha introdotto un argomento importante, no? La questione dei diritti televisivi. Bastano i soldi delle TV a spiegare questo grafico qui, secondo te, Gianni? Poi Andrea ci dirà nello specifico tutte le composizioni delle varie cifre. I soldi delle TV sono la fonte principale, non sono l'unica, spiegano soprattutto però lo strapotere dei club inglesi. L'altro punto chiave che questo studio quest'anno mette in evidenza è che l'importanza della proprietà
dello stadio. Perché? Perché oltre al fatto che nei club inglesi diciamo, quasi ognuno è proprietario del club, poi ovviamente ci sono i risultati sportivi, c'è una piccola squadra, insomma relativamente piccola turca, il Besiktas, che è quella che in percentuale ha avuto l'incremento maggiore di valore, più del 52%, anche se vale solo diciamo 333 milioni, ma ha giocato tutta la stagione nel nuovo stadio Vodafone Arena. Quindi poi l'altra fonte è l'incremento dei ricavi commerciali che per alcuni club, anche un club italiano importante, ha giustificato un incremento del valore. Andrea, la geografia ricalca un po' quello che ci siamo detti durante tutta la stagione, no? Uno strapotere di fatto economico delle squadre inglesi che, come diceva Gianni, approfittano del mercato televisivo per avere un volano molto produttivo. Sì. Sì, quindi come già anticipava Gianni, 9 squadre inglesi nelle prime 20, 6 nelle prime 10. Il 42% del valore di impresa delle 32 squadre è dato appunto dalle squadre inglesi. E se guardiamo invece i profitti, 2/3 dei profitti delle 32 squadre sono generate dalle squadre inglesi. Facendo riferimento anche a ciò che diceva Gianni, per quanto riguarda la crescita dei profitti e al fair play finanziario, rispetto allo scorso anno i profitti delle top 32 sono aumentati di 17 volte. Addirittura. È un valore enorme. Cosa possiamo vedere anche in quest'ultima grafica? Ci sono 6 squadre inglesi e 6 squadre spagnole, tuttavia il valore delle squadre spagnole è il doppio rispetto a quello delle italiane. E chiaramente qui, come vedremo penso nelle grafiche successive, il traino è dato chiaramente dal Real Madrid. Altro dato importante, diciamo, ci sono solo 5 squadre tra le non Big Five, di cui 3 sono turchi. La Turchia rappresenta un mercato che nel futuro, grazie anche alla grande popolazione, ha una fortissima potenzialità di crescita. A proposito allora di quello che dicevi tu, ovvero della differenza delle 6 italiane e 6 spagnole, è evidente che il peso di Barcellona e Real Madrid non possa non influire nell'ambito di queste argomentazioni, perché allora qui entriamo nelle classifiche, entriamo subito con la top 3, non casualmente la prima è un inglese, è il Manchester, che già era prima lo scorso anno, quindi conferma la propria leadership a livello europeo, seconda e terza Real Madrid e Barcellona, Andrea. La classifica non è cambiata, come del resto non è cambiata la posizione delle prime 14 società rispetto allo scorso anno, che in un certo senso dimostra come ci sia anche una cristallizzazione o polarizzazione delle varie posizioni. E questo forse è un effetto anche del financial fair play. Soffermandoci sulle prime 3 della classifica, diciamo che la classifica finanziaria è molto diversa dai risultati sportivi. Infatti quello che volevo chiedere a Gianni è, a questo punto, per essere il numero 1 in Europa a livello finanziario, non è detto che bisogna vincere. Anzi, pare che vincere faccia male, secondo l'analisi di questo studio che Andrea ha condotto insieme al suo team, perché il Manchester United, che l'anno scorso ha vinto l'Europa League comunque, è ancora al primo posto perché grazie al forte incasso dei diritti televisivi e alla capacità di contenere gli ingaggi ha un rapporto tra costo del personale e ricavi totali che è poco più del 40%, mentre il Real Madrid, che nella stagione scorsa, quella a cui si riferisce lo studio, ha vinto 4 la Champions, ma ha vinto 4 trofei, ha avuto un aumento del costo dei premi, evidente il costo del personale, e infatti il costo del personale e degli ingaggi del Real Madrid, che supera i 400 milioni di euro in un anno, è il più alto di tutto il mondo. Quindi facciamo la battuta calcio, che il Presidente è contento di pagare i premi a vincere, insomma, non troppo. Ma infatti il Real Madrid ha perso il 2% del valore. Ma io mi ricordo a questo proposito che, non dirò il nome, ma diversi anni fa l'amministratore delegato della Juventus, quindi ex perché oggi non è in carica, quindi mi diceva che il risultato, la Juve era abituata a vincere molto, e diceva la cosa migliore è arrivare secondi perché non paghi i premi. Certo, se tu arrivi sempre secondo, forse lo chiedi a De Laurentiis, non credo che sia soddisfatto. L'altro dato che mi interessa molto approfondire con te, Andrea, è che praticamente un terzo
del valore, questa è la top 10, ma possiamo considerarlo anche qui perché può farci da ponte, 1/3 del valore di impresa della top 32 e 2/3, anche di più, del valore di impresa della top 10 rispetto al totale, 1/3 sono delle prime 3 squadre. Certo, le prime 3 squadre creano più o meno il 28% del valore totale, e io, soffermandomi anche ancora diciamo su questo podio delle prime 3 squadre, tenderei anche a sottolineare come il Manchester United, che tra parentesi secondo il nostro algoritmo ha un valore molto simile alla capitalizzazione di mercato attuale, ha allungato il gap rispetto al Real Madrid, perché la differenza è di oltre 300 milioni di valore. Nel 2016, il primo anno in cui pubblicammo questo studio, le 2 squadre erano appaiate. E l'altra considerazione che hai fatto negli appunti dello studio è che in questa top 10, abbiamo detto, non ci sono state variazioni per quanto riguarda l'ordine della classifica, il Bayern è quella che si è avvicinata al podio. Sì. Nelle previsioni è possibile che il Barcellona possa venire scalzato? Diciamo che nell'arco di 2 anni il Bayern ha quasi guadagnato 370-380 milioni rispetto al Barcellona. Un'altra cosa molto interessante di questa classifica è di come il Tottenham, che nei 2 anni analizzati è la squadra che tra le top 10 è aumentata di più, si stia avvicinando moltissimo alla Juventus, perché la differenza è di poco più di 15 milioni di euro. Ora, guardando anche a questa classifica qua, vediamo che il Real Madrid è l'unica squadra che mostra un piccolo decremento del 2% rispetto all'anno precedente, e voglio anche sottolineare un aspetto importante della nostra analisi. Le inglesi, che mostrano dei risultati molto interessanti, sono effettivamente penalizzate dalla svalutazione della sterlina. La svalutazione della sterlina dopo l'annuncio di Brexit, dopo il referendum del 2016. Ancora una cosa sulla classifica, visto che c'è solo un'italiana, la Juventus rimane l'unica squadra in classifica, ha aumentato il proprio valore d'impresa di circa il 7%, circa 85 milioni di euro, grazie soprattutto a un aumento dei ricavi del 21% derivante dalla partecipazione alla Champions League, alla partecipazione alla finale a Cardiff, e poi chiaramente c'è il beneficio della vendita di Pogba e quindi la plusvalenza generata. Gianni, quali sono le altre leve che può utilizzare la Juventus per mantenersi nella top 10? Adesso 9ª, 10ª, 8ª, tanto più o meno questo è l'ordine di grandezza della le altre leve, oltre al fatto che la Juventus ha la proprietà ed è l'unica tra le grandi italiane ad avere la proprietà dello stadio, che genera ogni anno un incremento dei ricavi, è arrivato a 57 milioni nell'ultima stagione che conosciamo, e poi c'è l'incremento dei ricavi commerciali su cui la Juventus sta crescendo, e infatti fino a un anno fa la Juventus era superata dal Milan, che probabilmente nei ricavi commerciali aveva dei minimi garantiti e dei contratti favorevoli, ma adesso mi pare la Juventus ha superato i 100 milioni e quindi su questo c'è un potenziale di crescita importante rispetto ai principali club internazionali, che naturalmente può essere spinto solo anche dai risultati sportivi. Poi la Juventus ha fatto ulteriori investimenti immobiliari, naturalmente questi investimenti intorno allo stadio portano anche dei costi, come il discorso dell'albergo. Bisognerà vedere come finora la Juventus ha saputo valorizzare tutti gli investimenti immobiliari, anche questi possono dare un contributo se c'è lo sviluppo. Abbiamo fatto accenno, l'ho fatto prima Gianni, alle altre italiane, abbiamo anche detto che se non sono cambiate le posizioni delle prime 10 in Europa è cambiato invece molto in Italia, perché se la posizione dominante della Juventus è assolutamente acclarata, c'è stato molto movimento alle spalle della Juventus, con una grande sorpresa, Andrea. Sì, il Napoli riflette i grandi valori che
che ha generato praticamente sul campo, quindi è cresciuta del 27% ed è la società che al momento è in seconda posizione, ha scavalcato il Milan che secondo i nostri calcoli è l'unica squadra il cui valore scende di circa una trentina di milioni rispetto allo scorso anno. La Roma è rimasta nella stessa posizione. Perché il Napoli è cresciuto così tanto? Chiaramente i risultati sportivi hanno portato a una crescita dei ricavi derivanti dai diritti televisivi importanti sia in Italia ma chiaramente dalla partecipazione alla Champions League. Erano stati eliminati agli ottavi di finale della Champions League lo scorso anno dal Real Madrid e poi chiaramente c'è la plusvalenza generata dalla vendita di Higuain 2 anni fa. I ricavi in totale sono aumentati del 41%. Tendo anche a sottolineare l'ottima performance dell'Inter. L'Inter sta crescendo molto grazie anche ai ricavi commerciali e quindi c'è un beneficio portato dall'acquisizione di Suning e quindi dall'apertura del mercato cinese. In un futuro chiaramente l'Inter potrebbe beneficiare in maniera significativa anche a causa della qualificazione alla Champions League. Stessa cosa la Roma con la partecipazione di quest'anno che è arrivata assolutamente alla semifinale. E anche la Lazio, Luca, certo. Sottolineiamo l'ottimo risultato della Lazio che comunque diciamo rimanere tra le top 32 per una squadra come la Lazio secondo me è un ottimo risultato. Gianni, a proposito di questo, la mia analisi sui numeri è molto più semplice della vostra. Guardo la colonna della Juventus, per arrivare al top della colonna della Juventus ci vogliono 2 colonne e 3/4 delle altre, forse quasi 3. È possibile ipotizzare secondo te da qui a 10 anni, quindi teniamo un orizzonte temporale molto lungo, che qualcuno si avvicini alle cifre della Juventus con naturalmente il tipo di investimenti che ha fatto la Juventus? Ma 10 anni sono un arco di tempo difficile da prevedere, perché se andiamo indietro di 10 anni vediamo una Juventus che era dietro il Milan sicuramente nella classifica, anche se allora ancora Andrea non la faceva, ma era dietro per ricavi, quindi immaginando in retrospettiva di applicare questi multipli, credo che allora la Juventus fosse dietro. Tra 10 anni, ma dipenderà, credo nei prossimi 5, credo che sia piuttosto difficile, perché questi dati scontano comunque anche una serie di investimenti, di risultati, una legacy, potremmo dire, che si trascina. Però se soprattutto queste squadre che stanno emergendo nella classifica del valore, parlo del Napoli, parlo direi il ritorno delle milanesi, ma forse il ritorno dell'Inter, il Milan è andato un po' indietro, ma soprattutto l'altro aspetto però è che alcuni di questi club come l'Inter e il Milan, anche la Roma nel bilancio scorso, avevano un bilancio fortemente negativo. Infatti ci sono 5 squadre, se non ricordo male, dico bene Andrea, su 32 che hanno un risultato di bilancio negativo, 3 di queste 5 sono italiane e sono l'Inter, il Milan e la Roma, mentre nelle 5 che hanno i risultati migliori 3 sono inglesi. Quindi se sapranno canalizzare gli investimenti non solo su calciatori, che sono anche costi, ma anche nello stadio, quindi secondo me Napoli, Inter, Milan hanno bisogno perché fa bene al risultato sportivo e fa bene anche al risultato economico e quindi al valore del club. Allora, torniamo invece alle altre classifiche. Chi è cresciuto di più rispetto allo scorso anno? Prima Gianni ci faceva l'esempio del Besiktas, che è la squadra che è cresciuta di più rispetto al valore dello scorso anno, quindi in percentuale di più 52%. Notiamo con piacere, ma di fatto avevamo anticipato, che il Napoli è fra le squadre che sono cresciute di più, Andrea. È tra le prime 5, esattamente in quinta posizione, però ricolleghiamoci a questo discorso dello stadio, perché chi è secondo? L'Olympique Lyonnais, che ha lo stadio, e aggiungo anche che l'Olympique è la squadra che è cresciuta di più nei 2 anni, 130% di crescita, tra parentesi è anche una società quotata. Altro aspetto interessante, davanti al Napoli ci sono il Tottenham che sta costruendo un nuovo stadio a Londra e poi abbiamo il Leicester che però è un po' diciamo un'eccezione perché chiaramente ha vinto il campionato 2 anni fa e poi ha beneficiato da una partecipazione alla Champions League di successo in cui arrivò ai quarti di finale. Certo, mentre invece chi
ha avuto una low performer rispetto allo scorso anno. Dicevamo prima con Gianni, l'unica delle prime 10 era il Real Madrid con una leggera flessione del 2%. C'è il Milan delle italiane, Gianni, ci sono le due turche, perché non hanno lo stadio, Andrea, o perché... Ci sono due aspetti. Le turche, prima di tutto ci sono state delle sanzioni di financial fair play, soprattutto per il Galatasaray. I ricavi sono diminuiti, ma poi c'è anche un altro aspetto molto importante, una forte svalutazione della lira turca che è andata ad impattare sui risultati che noi riportiamo in euro. Una piccola considerazione, Gianni, sul Milan, perché abbiamo parlato dell'Inter, anche qui forse non sappiamo, non conosciamo bene quali possono essere le potenzialità del Milan, visto che ancora sono da definire alcuni passaggi per l'acquisizione totale di fatto. Che prospettive ha il Milan con la qualificazione appena avvenuta in Europa League e con ancora da capire cosa succederà per il fair play finanziario, perché come abbiamo visto può influire anche il fair play finanziario sulla gestione della società. Ma la qualificazione Europa League può essere un lancio, un rilancio del Milan in Europa. Sul piano economico credo che l'impatto sia piuttosto limitato, contenuto, però se questo ritorno in Europa sarà accompagnato da dei risultati potrà crescere la consapevolezza della squadra, come la Roma che è arrivata in semifinale di Champions. Certamente abbiamo visto anche quello che ha detto De Rossi da voi, e diciamo sicuramente la squadra è aumentato anche il valore della rosa. Questo è un piccolo passo. L'ombra maggiore che c'è sul Milan, a parte la probabile, direi quasi scontata sanzione che ci sarà sul financial fair play, è quella diciamo, di avere un azionista solido, vero, che possa mettere i capitali a disposizione, perché il club ha delle difficoltà finanziarie anche nelle spese correnti, nel pagare gli stipendi. C'è un'opacità della proprietà, c'è questo tema di Elliott, quindi questo è il tema vero che il Milan deve superare e, diciamo, nella stagione scorsa infatti è stato penalizzato anche sul risultato economico. Andrea? Un commento sul Milan. Ricordiamo che il Milan ha avuto un decremento dei ricavi del 14% e ha riportato nell'ultimo bilancio una perdita di 70 milioni. E questo ha impattato ovviamente sul valore d'impresa. Infatti il valore d'impresa attribuito al Milan, 514 milioni, se ricordiamo, è addirittura inferiore di circa un terzo a quello che è il valore pagato per l'acquisto, 740 milioni. Certo, però chiaramente poi queste sono valutazioni, il prezzo come si sa. Prezzo e valore sono diversi. Esatto. Però la Juve al contrario ha un valore che è il doppio ad esempio di quello che è l'attuale capitalizzazione di borsa, mi sembra che è sui 600 milioni, più o meno 1300, quindi questi però aiutano. L'ultima considerazione, perché siamo arrivati in fondo, visto che la settimana della finale di Champions League abbiamo giocato, caro Gianni, in questi mesi con Andrea per capire se generalmente chi è più forte economicamente vince. Alle volte ci abbiamo preso, alle volte no, perché il calcio è bello per questo, no? E allora però vogliamo continuare comunque a presentare la finale di Champions da un punto di vista numerico, da un punto di vista economico e finanziario. A vederla così, Andrea e Gianni, non c'è partita. No. Real Madrid batte Liverpool 2 o 3-0. Direi 3-1. 3-1, il risultato l'ha dato subito. Secondo questo studio 3-1. E secondo il risultato sul campo invece andiamo più sullo spicciolo. Ma il Liverpool quasi sempre segna e quasi sempre prende gol, quindi probabilmente non finirà 0-0. Io credo che 3-1 potrebbe essere, vedendo lo studio che hai messo, il Real Madrid ha un valore di impresa del doppio, più del doppio del Liverpool. Però diciamo che ha un miglior rapporto stipendi ricavi, Andrea? Sì, però anche un valore della rosa che è il doppio, quindi la potenzialità sul campo è nettamente superiore. Però il Real Madrid indubbiamente ha una potenza economico-finanziaria nonostante il decremento del valore d'impresa, perché ribadiamo, vincere costa, che sembra essere nettamente superiore. Quindi, per un 2% in meno rispetto all'anno precedente, io credo che i tifosi reali siano stati contenti di aver vinto 2 volte la Champions League. Sono d'accordo. Che alla fine devi far contenti i tifosi. Grazie Andrea Sartori per questo studio molto interessante, grazie a Gianni Dragoni per la consulenza e per averci aiutato a raccontarlo meglio. Appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana.